quindi come dicevo, eccola, quindi sotto questo terreno non ci sono, attenzione un attimo perché vedo una specie di altare dove oggi sorge Villa Borromeo. Un tempo era tutto bosco, immaginatevi una fitta rete di alberi, e sotto questa fitta rete di alberi vi furono sepolti i morti della peste. Siamo nel 1600, fine 1500. Queste zone furono colpite dalla peste, così come ci racconta Alessandro Manzoni. Oggi andremo a scoprire dove queste persone furono sepolte. La villa è stata costruita intorno al 1750 dalla famiglia D'Adda e poi successivamente è stata venduta alla famiglia Borromeo. La famiglia Borromeo, come abbiamo visto nell'altro video, è sepolta ad Oreno, un paese appunto qua vicino. Intorno a questa villa, ma soprattutto sotto questa villa, ci sono delle leggende e dopo scopriremo anche quelle. Ma adesso voglio portarvi a cercare dove furono sepolti i morti appunto della peste. Ok, ho appena preso questo bivio che mi porta teoricamente più in giù e di conseguenza dovrei pure andare verso il muro di cinta dove si trova questo piccolo santuario costruito appunto nel 1600. Questa è un'altra veduta della villa Borromeo, appunto come dicevo recentemente ristrutturata e oggi è proprietà del comune di Arcore, dove fanno mostre, dove fanno appunto eventi. Adesso continuiamo la strada perché non so appunto bene dove si trova questo santuario. Comunque immaginatevi che una volta qua dentro era una fitta zona boschiva e qui dentro c'era appunto i cosiddetti campi degli appestati di quel periodo, dove venivano allontanati appunto dal paese. Immaginiamo un paese di 600-700 abitanti nel 1500 e poi successivamente appunto ingrandito, è diventato appunto la città che è attualmente. Qua si vede la mura, il muraglione, vediamo se si ingrandisce, è fatto appunto di sassi, quindi molto molto vecchio, e appunto vicino a quel muro dovrebbe esserci appunto questo luogo di sepoltura. Prendiamo la strada che scende e va un po' più in giù, vediamo un attimino se effettivamente mi conduce a questa cappella. Qua sono uscito un attimino, qua c'è un sentiero, è anche indicato Mort Lung. Ok, quindi è da questa parte. Quindi questa cappella dei Mort Lung venivano chiamati Mort Lung perché effettivamente questi morti venivano portati al di fuori del paese, al di fuori appunto di questo paese, ovviamente per varie ragioni, per varie motivazioni, che erano appunto quelli della pestilenza. Qua c'è un antico cancello e lì c'è anche addirittura un masso, e qua invece c'è una grata. Adesso provo a vedere qua dentro, vediamo un attimo. Perfetto, qui ecco qua appunto dove passa la roggia. Questo è molto molto vecchio, lì c'è un masso, molto probabilmente per il flusso dell'acqua. Qua una pietra
e qua sono proprio all'interno del canale, quindi dovremmo essere vicini. Ok, pensavo fosse all'interno della villa, invece a quanto pare è all'esterno, si trova all'esterno. Questo è un sentiero. Qua vediamo appunto questo muraglione. Ah, qua c'è addirittura qua è crollato. Quindi come dicevo, eccola, quindi eccola qua. Qua c'è anche una sedia. Ah, me lo ricordavo completamente diverso, eccolo. Qui era proprio il punto dove, appunto, come dice, nel 1576, nel 1630 vennero seppelliti questi morti della peste. Non so effettivamente se al di sotto del terreno qualcosa ci sia ancora, però questa croce a quanto pare era addirittura un attimino un po' più spostata e fu inglobata successivamente durante la costruzione di questa villa d'Adda, poi diventata appunto Villa Borromeo. Qua addirittura ci sono delle foto, delle antiche votive molto, molto vecchie, un'immagine molto, molto vecchia. Questa è la pietra fatta di pietra, però una volta qua, a quanto pare, c'era anche una vecchia croce di ferro. E questo è un po' a ricordo, a memoria della sepoltura di queste persone morte purtroppo durante il periodo di pestilenza. Quindi questa era proprio una zona esterna al parco di Villa Borromeo. Addirittura questa cappelletta non fu fatta dalla chiesa, ma fu fatta dalle persone che abitavano qua proprio in loro memoria, a ricordare tutti questi morti. E al di là appunto di questa zona, quindi dentro queste mura, c'erano appunto questi ospedali, questi accampamenti dove venivano ricoverati questi malati e poi successivamente, quando morivano, venivano sepolti proprio in queste zone. E ci sono degli alberi, anche qua si riesce forse a passare, molto probabilmente anche di notte. Questo pezzo è crollato, non so perché. E si dice che gran parte di loro sia ovviamente stato rimosso nel tempo, però non ce n'è la certezza, in quanto sono pochi documenti. Però non è l'unica storia di questo luogo, in quanto al di sotto di Villa Borromeo si racconta che ci siano una serie di cunicoli, e questi cunicoli venivano utilizzati durante la guerra, le due guerre mondiali, dove ci furono i bombardamenti a Milano e le persone si rifugiarono sotto questi cunicoli. Questi cunicoli furono utilizzati dalla famiglia Borromeo proprio come cantina per riporre i loro alimenti in inverno, quindi li riempivano appunto di neve e lì venivano stipate tutte le, diciamo, tutto il cibo per l'inverno. Quindi sotto questo terreno non ci sono, attenzione un attimo, perché vedo una specie di altare con dei fiori. Vediamo un attimo di cosa si tratta.
Eccolo, c'è una Madonna e un po' di massi, di sassi, dei fiori, però non si capisce bene a chi è dedicata. Molto probabilmente penso magari ancora a questi morti della peste, oppure non so, magari qualche uccisione durante le guerre, qualche cosa che ne, ricorda appunto la morte. Vediamo, qui si legge: le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. È una dedica molto, molto particolare. C'è una serie appunto di cose molto, molto strana. C'è una Madonna, un rosario, un paio di croci. Può essere che magari anche qua sembra quasi che sia un masso o qualcosa, quindi non si sa esattamente cosa ci sia sotto, ma soprattutto non si sa chi è dedicata a questo luogo commemorativo. Continuiamo con la ricerca, anche qua è vicino al perimetro di questa villa. Come dicevo, è molto carica di esoterismo questa villa, perché vabbè, c'è molto mistero, quindi non solo cunicoli, morti appestati. Adesso ho trovato appunto questa lapide votiva, questa Madonna, ma si raccontava in passato, quindi durante l'inverno, che sopra uno di questi alberi si impiccò una persona, e proprio nelle notti fredde invernali, nella nebbia, questa persona appariva in un luogo ben preciso, e che adesso andremo a vedere, ma è un po' lontana da qui. Questa non si sa appunto se effettivamente sia solamente una leggenda tramandata durante questi periodi invernali nelle stalle, quando ci si scaldava col calore degli animali, per raccontare storie e tramandarle, oppure se effettivamente è qualcosa che hanno visto veramente. Quindi è un po' un mistero. Io mi ricordo solamente che quando venivo a passeggiare con mio nonno, eh, andavo spesso in giro a cercare questi cunicoli, delle tracce appunto di queste caverne. Mi affascinavano molto, perché era come una scoperta, no? Come scoprire qualcosa. Oggi, a distanza di molti molti anni, il territorio qua è un po' cambiato. Prima era molto, molto più brado, molto meno curato che adesso. Adesso è un parco dove le persone di questo paese fortunatamente vengono a correre. Addirittura qua Berlusconi anni fa propose di acquistarla lui per fare gli studi di Mediaset, che sono vicini. Anche qui possiamo vedere un po' tutta la natura, ma in modo particolare possiamo vedere che comunque è tutto un sali e scendi. Ok, qua siamo arrivati proprio al punto preciso dove questo fantasma veniva visto, perlomeno si raccontava dove questo fantasma veniva appunto visto, di fianco, sopra, comunque di fianco, nei pressi di questa fontana. Allora, vediamo un attimino, adesso riscendo e vado verso l'uscita. E se vi è piaciuto questo video, mettetemi un like per supportarmi nel mio lavoro di ricerca, e ovviamente seguitemi per vedere altri video simili a questo.